Quando si pensa all'Inghilterra, la prima immagine che viene in mente è sicuramente quella di Londra. Londra è una delle città più importanti e conosciute al mondo e l'associazione automatica tra questa metropoli così vibrante e multietnica e la nazione di cui è capitale è inevitabile. Ma l'Inghilterra non è solo Londra. Anzi, da un certo punto di vista, si può dire che l'anima profonda della società inglese si trova più nelle meravigliose contee rurali e nei tanti piccoli villaggi da cartolina che in riva al Tamigi. Io ho avuto la fortuna di abitare in entrambi i posti e in questo video voglio parlarvi di quelli che per me sono i pro e i contro di vivere a Londra e in un villaggio della campagna inglese. Restate con me per partecipare a uno dei dibattiti più appassionanti che da sempre divide l'opinione pubblica inglese. Meglio Londra o meglio i villaggi? Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube in cui racconto il meraviglioso mondo della campagna inglese. Dunque, in questo video voglio parlarvi di un argomento un po' diverso. Come ho detto tante volte, io e mio marito ci siamo trasferiti in Inghilterra a ottobre 2013. I primi 6 anni abbiamo vissuto a Londra. All'inizio siamo stati per qualche mese in un appartamento a Tooting-Bec. In realtà era una casa temporanea che avevamo affittato su Airbnb prima di partire. E poi siamo andati ad abitare a Wimbledon Park. Se volete sapere perché mi sono trasferita nel Regno Unito, date un'occhiata al video che ho dedicato proprio a questo argomento. Il link lo trovate qui sopra e alla fine di questo video. Dunque, nel 2019 poi, io e Giacomo ci siamo trasferiti in Hampshire, a circa un'ora da Londra, tanto per darvi un'idea, e adesso viviamo a Chawton. Chawton è il tipico villaggio inglese da cartolina ed è letteralmente circondato dalla meravigliosa campagna del Parco Nazionale dei South Downs. In questi giorni riflettevo proprio su un dato interessante. Questo mese, cioè settembre 2025, sono esattamente 12 anni che vivo in Inghilterra. 6 anni a Londra e 6 anni nella campagna inglese. Durante i miei tour molti mi chiedono: ma sei davvero contenta di questa scelta? Cioè di essermi trasferita a vivere in un villaggio? E soprattutto, ma non ti manca Londra? Onestamente, è una domanda legittima. E proprio per questo motivo, visto che ho avuto la possibilità di vivere esattamente lo stesso numero di anni in entrambe le realtà, ho pensato che potesse essere interessante raccontare quelli che per me sono i pro e i contro di vivere a Londra e in un villaggio. Per ognuna di queste realtà vi parlerò di 3 aspetti positivi e 3 aspetti negativi. E alla fine vi dirò quale delle 2 preferisco, anche se, visto il nome del mio canale, credo che questo sia facilmente intuibile. Ovviamente, come dire, queste sono le mie considerazioni e non sono delle verità assolute. Sono sicura che molti avranno opinioni diverse, in particolare su Londra. Anzi, vi invito fin d'ora a dirmi nei commenti se siete d'accordo con le mie valutazioni oppure se la pensate diversamente. Sinceramente, sarebbe davvero bello poter aprire un dibattito su questo argomento e confrontare opinioni diverse. Quindi mi raccomando, aspetto i vostri commenti.
Dunque, andiamo con ordine. Visto che Londra è stato il primo posto in cui ho vissuto in Inghilterra, voglio partire proprio da qui. Allora, iniziamo col dire che Londra è una città meravigliosa, un luogo a cui io sono molto legata e in cui ho anche lasciato un pezzetto di cuore. Il più grande vantaggio che ho sperimentato quando ho vissuto lì è sicuramente il fatto che a Londra c'è veramente tutto. Londra non è solo la più grande città europea, pensate a oltre 9 milioni di abitanti, ma soprattutto offre accesso a ogni tipo di esperienza possibile e immaginabile. Quando abitavo a Londra io mi sentivo davvero al centro del mondo. A me in particolare piacciono i parchi, le sale da tè e i musical. E a Londra avevo solo l'imbarazzo della scelta, in tutti e tre i casi. Ma Londra offre davvero qualcosa di interessante a tutti. Che so, ti piace il calcio? A Londra ci sono ben 7 squadre che giocano in Premier League, cioè la Serie A inglese. Ti piace la cucina di qualità? A Londra c'è solo l'imbarazzo della scelta. A parte i classici pub, a Londra puoi sperimentare qualsiasi tipo di cucina internazionale e ci sono oltre 70 ristoranti stellati. Ti piacciono i concerti? Tutti i più grandi cantanti e le band internazionali fanno almeno una tappa a Londra. Ovviamente questi sono solo alcuni esempi, ma l'elenco di cose interessanti che si possono fare a Londra è davvero infinito. I musei gratuiti, i teatri, non so, esperienze particolari come i famosi studi cinematografici di Harry Potter. Insomma, chi più ne ha più ne metta. So che questa è una frase abbastanza scontata, ma la famosa citazione di Samuel Johnson, quando un uomo è stanco di Londra, è stanco della vita, è proprio vera. Con tutto quello che offre, Londra è una città in cui è davvero impossibile annoiarsi. Il secondo aspetto positivo di Londra è sicuramente quello del lavoro e soprattutto la possibilità di far carriera velocemente e di guadagnare molto bene. In nessun altro posto del Regno Unito ci sono così tante opportunità lavorative e stipendi così alti. Di solito lo stesso tipo di lavoro svolto fuori Londra è pagato meno, e questo anche nel settore pubblico, e in generale le progressioni sono molto più lente. Questo per me è un aspetto fondamentale e davvero uno dei grandi vantaggi di vivere a Londra. A Londra si trova facilmente lavoro, si può cambiare carriera a qualsiasi età e se sei bravo puoi progredire abbastanza velocemente in qualsiasi azienda. Questa reale meritocrazia, che in generale è tipica di tutto il Regno Unito, ma che ovviamente a Londra è molto più evidente, è sicuramente una delle differenze più marcate con l'Italia. Qui si va avanti in base al merito. Si può arrivare a guadagnare cifre importanti in tempi relativamente brevi e il concetto di raccomandazione è praticamente sconosciuto. Insomma, se sei alla ricerca di una carriera, Londra è il posto migliore in tutta Europa in cui vivere. Io sono venuta qui seguendo mio marito. All'inizio non parlavo una parola d'inglese, ma nonostante questo, col tempo sono comunque riuscita a iniziare 2 carriere lavorative pur non essendo più una ragazzina. Il terzo grande vantaggio di vivere a Londra è sicuramente il trasporto pubblico. Tra linee della metropolitana, treni, autobus, battelli e tram, a Londra si può andare praticamente ovunque senza bisogno di usare la macchina. Questo è vero tutto l'anno, eccetto a Natale, l'unico giorno in cui invece tutto si ferma. In realtà questo succede in tutto il Regno Unito, ma viste le dimensioni di Londra,
l'impatto qui è sicuramente più evidente. Una delle conseguenze però positive di tutto questo è che a Londra di fatto non serve avere la macchina e questo è sicuramente un grande vantaggio, sia a livello ambientale sia a livello di costi. Tutti a Londra usano i mezzi pubblici, compresi i parlamentari e gli amministratori delegati di aziende che fatturano milioni di sterline. Anch'io e mio marito abbiamo vissuto 5 anni a Londra senza macchina e pur lavorando tutte e due e spostandoci continuamente in giro per la città, questo onestamente non è mai stato un problema. Alla fine abbiamo deciso di comprare la macchina solo quando abbiamo iniziato a girare regolarmente per la campagna inglese, perché ci siamo resi conto che era più conveniente e anche direi più pratico comprarla piuttosto che noleggiarla ogni volta. Ecco, questi sono 3 vantaggi che io ho sperimentato vivendo a Londra. Ovviamente ce ne sono anche tanti altri, ad esempio la possibilità di conoscere persone provenienti da tutto il mondo, ma questi per me sono i 3 principali. Dall'altro lato però, vivere in una metropoli così grande, direi quasi sterminata, comporta inevitabilmente anche alcuni problemi. Per me il più evidente è sicuramente il fatto che a Londra la vita è davvero frenetica e veloce. Le persone corrono continuamente da un posto all'altro e lo stile di vita è tutt'altro che rilassante. Ovviamente stiamo parlando di una delle capitali del business e della finanza, quindi questa frenesia generalizzata forse è inevitabile, ma secondo me è anche una cosa che comporta un prezzo elevato in termini di qualità della vita. Oltretutto vi devo dire che questo modo di vivere alla lunga diventa un vero e proprio stile di vita. Le persone a Londra corrono anche quando non lavorano. Spesso a me è capitato, anche di domenica, che mi superano sulle scale mobili, anche se palesemente non devono andare in ufficio. E io mi domando, ma dove corri? È proprio un'abitudine. Questo modo di vivere costantemente a 1000 all'ora è stato uno dei problemi principali con cui io mi sono scontrata quando ho vissuto a Londra. Io ho un approccio alla vita totalmente diverso. Amo i ritmi lenti. Se posso, preferisco fare le cose con calma e in generale ho difficoltà a interagire con persone che sono sempre di corsa. Insomma, da questo punto di vista, la vita di Londra non fa proprio per me. Un altro degli aspetti negativi di Londra è stata la difficoltà di fare amicizie durature. Ora, io sono una persona molto socievole e onestamente non ho mai avuto problemi a fare amicizia. E anche a Londra ho conosciuto tantissime persone. Purtroppo però, con un'unica eccezione, non sono mai riuscita a instaurare rapporti profondi e soprattutto duraturi. Nonostante i suoi 9 milioni di abitanti, Londra è un posto in cui a volte puoi davvero sentirti solo. E i motivi di questa difficoltà, secondo me, sono tanti. Da un lato, come dicevo prima, le persone a Londra corrono continuamente, sono sempre prese dalla loro quotidianità e spesso sono focalizzate più sulla carriera che sui rapporti umani. Tanti poi cambiano casa e molto frequentemente direi. Molti vivono in affitto, tanti in condivisione, altri invece si spostano perché cambiano lavoro e vanno a vivere più vicini alla nuova azienda. In generale poi c'è molta diffidenza. Io ricordo che quando sono arrivata a Londra, i primi tempi che prendevo la metro avrei voluto scambiare 2 parole con la persona che era seduta vicino a me. A me questa onestamente mi sembrava una cosa normale. Invece non solo nessuno ti guardava, ma tutti tenevano la testa chinata sul cellulare o leggevano un libro e
c'era un silenzio che per me era quasi imbarazzante e che all'inizio francamente io non comprendevo. Col tempo poi ho capito che in una città così enorme e purtroppo a volte anche pericolosa, questo atteggiamento è in realtà una forma di tutela, ma per me, per come sono fatta, onestamente ancora oggi resta una cosa difficile da capire. Insomma, a Londra non è facile fare nuove amicizie. Amicizie intendo che tu possa definire tali e che non siano in realtà delle semplici conoscenze, o almeno non lo è stato per me. E sicuramente questo è uno degli aspetti che io ho patito di più. Infine, il terzo fattore negativo legato alla vita a Londra è sicuramente quello delle distanze. Oh, a Londra le distanze sono enormi e questo ha un impatto quotidiano non solo sulla tua vita, ma anche sui rapporti umani. Come ho detto prima, Londra offre ogni tipo di esperienza. Purtroppo però il rovescio della medaglia è che per godere di tutte queste opportunità sei costretto a passare ore sui mezzi pubblici o in macchina. E questo ovviamente in aggiunta al tempo che già ci passi ogni giorno per andare al lavoro. Naturalmente nessuno ti costringe a salire ogni sera sulla metro per andare, non so, a teatro o a vedere un concerto. Londra di fatto è un'enorme collezione di tante cittadine più piccole e quindi puoi tranquillamente decidere di restare nella tua zona, dove di solito c'è tutto quello che ti serve per vivere. Ma in questo modo, di fatto, rinunci al vantaggio di essere a Londra, cioè in una metropoli vitale e piena di opportunità, e alla fine finisci per vivere in una qualsiasi cittadina di provincia. Le distanze poi sono anche una delle ragioni per cui è difficile instaurare rapporti di amicizia duraturi. E come ho detto prima, questo per me è stato davvero un grande problema. Se hai un amico che si trasferisce a vivere dalla parte opposta di Londra, con tutta la buona volontà, è difficile mantenere rapporti regolari. Già non è semplice trovare un giorno che vada bene a entrambi, perché ovviamente ognuno ha i suoi impegni. Alla fine poi, di fatto è più il tempo che passi in viaggio che quello che stai insieme. Insomma, vi assicuro che alla lunga mantenere questi rapporti diventa inevitabilmente faticoso. Allora, questi sono i 3 grandi problemi con cui mi sono maggiormente scontrata durante i 6 anni in cui ho vissuto a Londra. Ovviamente, come per i vantaggi, di problemi ce ne sono anche tanti altri. Ad esempio, uno è il costo altissimo degli affitti e anche del trasporto pubblico. Ma anche in questo caso, quelli di cui vi ho parlato sono stati per me quelli più significativi. Adesso invece vediamo insieme quali sono gli aspetti positivi e negativi della vita in un villaggio della campagna inglese. Come ho detto all'inizio del video, io mi sono trasferita a vivere in Hampshire nel 2019. Ora vivo in un piccolo villaggio incantato che ha meno di 500 abitanti e che è immerso in una delle zone più belle dell'Inghilterra del Sud. Questo è stato sicuramente un grande cambiamento. Sono passata da una metropoli frenetica e multietnica come Londra a un villaggio piccolo, tranquillo e prettamente inglese. Dopo 6 anni però penso di essermi fatta un'idea piuttosto chiara di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi della vita rurale. Iniziamo con gli svantaggi. Un aspetto sicuramente non positivo del fatto di vivere in campagna è che serve la macchina per qualsiasi cosa.
Nei villaggi in generale ci sono pochi autobus e soprattutto ci sono poche corse durante il giorno, a volte letteralmente 4-5 in tutta la giornata. Le stazioni dei treni sono solo in alcune cittadine e per quanto possano essere vicine, ad esempio la stazione di Holton qui dista solo 3 km da Chawton, se devi prendere un treno al mattino per andare al lavoro non è molto pratico andare a piedi, soprattutto quando piove o è ancora buio. Insomma, quando vivi in un villaggio la macchina è uno strumento indispensabile e a volte una macchina sola in famiglia non è nemmeno sufficiente. Ora, io non sono contraria alle macchine e in generale guido sempre volentieri, però a volte mi piacerebbe anche spostarmi con i mezzi pubblici. Quindi se avessi una bacchetta magica vorrei davvero che qui nel nostro villaggio ci fosse qualche corsa in più di autobus durante il giorno. Purtroppo credo che questo rimarrà un sogno, perché mi sembra di capire che la tendenza sia quella di ridurre le corse invece di aumentarle. Un altro problema tipico di chi vive in un villaggio, un problema di cui mi sono resa conto molto velocemente quando sono venuta qui, è che le strade della campagna inglese sono strette. Spesso sono addirittura chiuse su entrambi i lati da siepi che arrivano praticamente al margine della carreggiata e soprattutto di sera sono completamente buie. Visto che, come vi dicevo, qui bisogna usare sempre la macchina, questo oggettivamente è un problema, anche perché tutte queste stradine sono quasi sempre a doppio senso. Devo confessare che all'inizio io ho patito questa cosa, perché non ero abituata né a guidare al buio, né in strade così strette, ma adesso onestamente non è più un problema. Piano piano ho imparato a conoscere le strade. Ho imparato a gestire situazioni un po' complicate, come ad esempio quando ti trovi una macchina che ti viene incontro e non c'è spazio per tutte e due. E ho imparato anche a fare attenzione a tanti animali selvatici che qui ti tagliano la strada all'improvviso. Maledetti fagiani, dico io. La cosa bella però di guidare in queste stradine è che hai l'opportunità di ammirare dei paesaggi magnifici. Paesaggi che è difficile vedere se fai solo le strade principali. Ovviamente però, mentre guardi il panorama, devi sempre stare attento a non finire fuori strada o contro un albero. Il terzo svantaggio tipico della vita nei villaggi è che la copertura del segnale Wi-Fi è abbastanza scarsa e ci sono intere zone isolate. Chawton, il villaggio dove vivo, è un esempio tipico. Come esco di casa, internet e anche il cellulare non funzionano più. E per ritrovare il segnale mi tocca andare davanti alla casa di Jane Austen, che è a circa 150 metri da casa mia, e anche lì non sempre funziona. Questo problema in realtà è comune a molte zone della campagna inglese ed è dovuta al fatto che da un lato le aziende di comunicazione ovviamente non hanno un particolare interesse a investire in realtà in cui vivono poche migliaia di persone. Dall'altro lato però questa è anche una scelta delle comunità locali. Nel nostro villaggio, ad esempio, in passato ci sono state delle vere e proprie battaglie contro l'installazione di un ripetitore. Molti residenti, me compresa, sono in realtà contenti di avere il wifi a casa e di, come dire, disintossicarsi da internet quando escono, ad esempio per portare fuori il cane o per fare una passeggiata nel verde. Come dicevo, questa situazione è tutt'altro che un caso isolato. Quando vado a visitare altri villaggi in giro per l'Inghilterra, internet è sempre un problema. Lo stesso avviene anche lungo i sentieri, compresi i sentieri nazionali, tipo il Southdown Way o il Cotswold Way, nonostante che questi attirino ogni anno decine di migliaia di camminatori. Insomma, se volete essere sempre collegati,
probabilmente i villaggi della campagna inglese non sono il posto che fa per voi. Ora, prima di parlarvi dei vantaggi di vivere in un villaggio, voglio spiegarvi brevemente perché fare la spesa non è, secondo me, uno dei problemi tipici di queste realtà. Ma perché ve ne voglio parlare? Perché spesso mi viene fatta questa domanda: ma dove si fa la spesa a Chawton? Questo in realtà è un falso problema. Innanzitutto, come nella maggior parte dei villaggi, anche a Chawton c'è la bottega. La bottega è un negozietto che vende generi di prima necessità, come pane, pasta, latte, uova, verdura, un po' insomma come le nostre alimentari di paese. Ma soprattutto in Inghilterra c'è l'abitudine diffusissima di farsi portare la spesa a casa. Tutti i supermercati qui offrono questo servizio 7 giorni su 7, dalle 7 di mattina, pensate, fino alle 11 di sera. E gli inglesi lo utilizzano continuamente. Quasi tutti i miei vicini fanno così e a volte, devo dire, anch'io e mio marito. E comunque, a distanza di 10 minuti abbiamo la bellezza di 6 supermercati, quindi francamente il problema di fare la spesa qui proprio non esiste. Ma adesso veniamo a quelli che sono i vantaggi di vivere in queste realtà così particolari. Sinceramente vi devo confessare che quando ho pensato a cosa dire in questo video, ho dovuto fare uno sforzo per identificarne solo 3, perché di vantaggi secondo me ce ne sono veramente tanti. Una delle cose che amo di più del vivere in campagna è sicuramente il contatto con la natura, un contatto che è quotidiano e a 360 gradi. Quando apro gli occhi al mattino, la prima cosa che sento è il canto degli uccellini. Poi apro la finestra e godo di una vista mozzafiato sulla collina di fronte, dove molto spesso pascolano anche le pecore. È un'immagine che a volte sembra davvero un quadro. Quando esco di casa poi ho subito a disposizione tanti sentieri nel verde, senza praticamente dover muovere la macchina. E se voglio rilassarmi, posso andare a passeggiare nello splendido parco di Chawton House, che si trova a meno di 100 metri dal mio cottage. Come sapete, io amo camminare nella natura e faccio spesso delle lunghe passeggiate nei bellissimi prati che ci sono intorno al villaggio. E cammino letteralmente tra le pecore, i cavalli, alberi secolari e francamente sembra proprio di essere dentro una fiaba. Spesso arrivo fino al villaggio di Upper Farringdon, che è una piccola gemma in sé. Oppure nelle notti d'estate mi fermo spesso a guardare le stelle quando torno da, aver cenato nel nostro pub locale. E vi assicuro che qui le stelle si vedono davvero bene, perché nella strada davanti al mio cottage non c'è nemmeno una luce, cioè c'è un buio pesto. Quando usciamo di casa di pomeriggio io e mio marito portiamo sempre la torcia, perché se rientriamo dopo il tramonto è praticamente buio. Insomma, nella mia nuova vita qui a Chawton sono costantemente circondata dalla bellezza della natura e posso godere quotidianamente non solo di bellissimi paesaggi, ma anche dei loro suoni e dei loro profumi. Per me tutto questo non ha prezzo e mi sento davvero fortunata a vivere in una zona così bella. Il secondo aspetto positivo che è tipico dei villaggi è il ritmo di vita più tranquillo e direi a misura d'uomo, che si unisce a una qualità dei rapporti umani veramente elevata. Da quando vivo qui a Chawton, la mia vita è cambiata profondamente e sicuramente in meglio. È un po' come vivere in un'oasi di pace, senza stress, senza traffico, senza rumori pesanti, a
parte ovviamente i suoni tipici della campagna come il tagliaerba, il gallo che canta alla mattina o le campane della chiesa. Ma le persone hanno sempre tempo per un sorriso, una parola carina, spesso anche per scambiare due chiacchiere. È come dire un mondo gentile, un mondo educato, dove io mi sono sentita accolta sin dal primo momento e dove sinceramente oggi mi sento a casa. Proprio per questo motivo sono davvero convinta che la qualità della mia vita sia davvero migliorata da quando mi sono trasferita a vivere qui a Chawton. Ma l'aspetto che mi piace di più del fatto di vivere in un villaggio è sicuramente il forte spirito di comunità, che è una cosa che è veramente tipica di queste realtà. Chi non conosce i villaggi inglesi magari pensa che siano abitati solo da anziani o che siano pieni di seconde case e soprattutto che non ci sia niente da fare. In realtà io vi assicuro che non è così. Come cerco di spiegare durante i miei tour, in tutti i villaggi inglesi ci sono tantissime attività a cui è possibile partecipare. Gruppi, eventi, club, tutte iniziative che consentono davvero di sentirsi parte della comunità in cui si vive e di instaurare rapporti sani e soprattutto duraturi. Le persone nei villaggi sono più stanziali, non cambiano casa spesso come succede a Londra e in generale in queste piccole realtà si respira proprio un autentico senso di appartenenza. Nonostante questo, devo dire che le persone non sono mai invadenti, tendono sempre a rispettare gli spazi altrui e, pur essendo gentili, difficilmente ti fanno domande indiscrete o vanno in giro a ficcare il naso nella vita degli altri. Il paradosso è che da quando vivo a Chawton, che come vi dicevo è una piccola comunità di circa 500 abitanti, io non mi sono mai sentita sola. Mentre a Londra a volte mi è capitato di provare questa sensazione, pur, dicevo io, vivendo in una metropoli di 9 milioni di abitanti. Ma probabilmente questo non è un paradosso. Dunque, questi per me sono i principali pro e contro di vivere a Londra e di vivere in un villaggio. Ora, facendo una riflessione serena, posso dire senza alcuna esitazione che tra queste due realtà così diverse preferisco di gran lunga vivere a Chawton e che non mi sono affatto pentita della mia scelta di lasciare Londra. Come ripeto spesso nei miei video, a Chawton io ho trovato davvero il mio angolo di paradiso, uno stile di vita più rilassato, a dimensione d'uomo, che si allinea perfettamente con quella che è la mia natura. Io sono tendenzialmente una persona calma, dai ritmi lenti e molto socievole, e la dimensione del villaggio mi offre la possibilità di essere davvero me stessa. A Chawton ho trovato esattamente quello di cui avevo bisogno: natura, tranquillità e rapporti umani di qualità. E tutte queste cose hanno contribuito a rendermi la persona felice e serena che sono oggi. Non fraintendetemi, Londra è una città straordinaria. Per me onestamente resta di gran lunga la più bella città del mondo. E io sono molto contenta di averci vissuto 6 anni perché è un posto che mi ha dato tantissimo e a cui mi legano molti ricordi. Ma detto questo, non cambierei la mia vita attuale per niente al mondo. A Londra mi fa piacere andare ogni tanto per vedere delle mostre o delle librerie o per andare a trovare un'amica, ma poi sono felice di tornare nel mio piccolo angolo di paradiso, il posto che io ormai chiamo casa e dove ho iniziato a mettere radici. Questo significa rinunciare a tante opportunità che Londra ti offre? Probabilmente sì,
ma è un prezzo che sono felice di pagare. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con le mie valutazioni? E soprattutto, se toccasse a voi scegliere, preferireste vivere a Londra o in un villaggio della campagna inglese? Fatemelo sapere nei commenti. Come ho detto all'inizio, vorrei davvero aprire un dibattito su questo tema e magari mettere a confronto opinioni diverse. Prima di salutarvi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo sui vostri social. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Grazie e ciao!